Ciao, ecco un altro esercizio sempre all'interno del fascicoletto del PDF gratuito I fondamenti dello studio del contrabbasso, Contrabass Carisma. Siamo a pagina 15 e facciamo l'esercizio 5. In questo esercizio iniziamo a vedere una nuova posizione. Abbiamo visto negli altri video star fermi qui in questa posizione dove abbiamo Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol, La bemolle, Si bemolle. Questa è la mezza. Adesso andiamo a vedere la prima posizione avanzata. Qui a pagina 15 c'è la prima posizione avanzata, quindi la mano dove prima avevamo il Si bemolle col quarto dito, adesso abbiamo il Si bemolle col primo dito e sarà quindi Sol, Si bemolle e ci mettevamo il 4, Sol, Si, adesso ci metteremo l'1, Sol, Si, per prendere le misure, iniziare a vedere Sol, Si e il Do sarà Do, Sol, Si, Do. Il Re stessa cosa sulla corda di Re, Re, Fa, Sol, Re, Fa, Sol, ancora più sopra, La terza minore è il Do, La, Do, Re, e sopra ancora avremo il Mi, Sol e La. Ok, adesso in questo esercizio usiamo solo le prime due corde, quindi Sol, Si, questa è una terza minore, Sol, Si, oppure prendo il Do col 4, Sol, Do, Si, Do, Si, Do, e nella corda, seconda corda, Re, Fa, Re, Sol. Primo esercizio ti dice Sol, Si bemolle, Do, Fa, Sol, Si bemolle, la seconda battuta è Si, Sol, Fa, Do, sempre le dita molto vicine, le dita della mano sinistra molto vicine. L'ultima riga, altra combinazione, Do, Sol, leggermente più complicata, Si bemolle, Fa, perché il 4 deve cambiare corda, vedi, Do, Sol, Si bemolle, Fa. E l'ultimo è Sol, Si bemolle, Fa. Ecco, questo è l'esercizio. A questo punto possiamo però pian piano iniziare ad usare anche l'arco e ripetere questi esercizi con l'arco. Adesso l'impostazione dell'arco, diciamo, ci interessa relativamente, perché ci interessa a questo punto che la mano prenda l'arco e suoni. In realtà c'è tutta una posizione che vediamo tra qualche lezione, ma per adesso prendo l'arco con le 4 dita e il pollice da questa parte, e le 4 dita così, proprio alla selvaggia. E tiro. Questa è la corda di Re, questa è la corda di Sol. Cerco di avere il suono migliore, ma non è importante l'impostazione. Quindi sto mettendo la mano destra, la prendo come se prendessi semplicemente un oggetto con 4 dita da una parte e il pollice dall'altra. E con questa impostazione, diciamo molto rozza, ma che per adesso è funzionale, vado a fare lo stesso esercizio di prima. Quindi Sol, Si, vado a cercare questo Si bemolle e ho il Do. L'esercizio, rifaccio l'esercizio con l'arco e partiva con il Sol col 4, Si bemolle, Do, Fa, lo faccio alcune volte, mi riposo, vado a fare il secondo,
questo è sempre il Si. Ecco, mi aiuto anche facendo così spesso. Sol vuoto, Sol, Si. E la sinistra, l'indice, lo vado a suonare, cercare il Si bemolle. Seconda parte della penultima riga. Si, Sol, Fa, Do. Vado a fare l'ultima riga. Sol, Do. Lo prendo col 4. Rifaccio. Lo faccio un po' di volte. E adesso faccio la parte finale. Sol, Si bemolle. Quindi in questo video abbiamo lanciato l'idea di fare anche le cose con l'arco in modo molto, diciamo, ancora introduttivo, ma lavorare fondamentalmente sulla prima posizione avanzata per la mano sinistra, sia col pizzicato ma anche con l'arco se vuoi. Ci vediamo nel prossimo video dove continuiamo a perfezionare sia la mano sinistra, ma contemporaneamente buttiamo dentro anche l'arco. Questo perché l'arco ci aiuta ad avere, da un lato, la ricerca di una precisione dell'intonazione della mano sinistra migliore e dall'altro anche ci fa avere uno sforzo più efficace perché ci costringe a suonare con una pressione della sinistra molto costante. Quando io suono con l'arco sono costretto a tenere una buona pressione della mano sinistra. Ci vediamo in un prossimo video dove sviluppiamo questo discorso. Ciao!